Marina? Sì. Dai un saluto qui da parte mia a tutti quanti. Yes, Padre Bucci is here and he would like to extend his greeting, his affection to all of you. And he's sorry he couldn't be present today. Io tra pochi giorni mi devo operare all'occhio sinistro. In a few days he has to undergo surgery on his left eye. A Roma, all'Università Cattolica. Yeah, he has to go to Rome for his surgery, so he asks for prayer. Pregate per me tutti. Yeah, pregate per me, pray for me please, he says. Okay. Certo Padre, tutti preghiamo per voi. Speriamo che tutto vada bene. Yes, we hope everything goes well, as he says. Okay, so Marina, whenever you prefer, we may start with some question for Padre Bernardino, and or if you want to ask something in particular, and so easy and available to reply to you, okay? Okay. He's asking us, we can start, and I have here a set of questions that Father also gave me that we can present to him. Ho qui una serie di domande, la prima è generale, generica, ma è un cappello importante che vogliamo chiedere a Padre Bucci. The first question that we pose here to Father Bucci is the general question, is the $1 million question. What is the living in the divine will? Padre Bucci, ci può dire in pochi secondi, in sintesi, che cos'è il vivere nella divina volontà? Ma io l'ho detto tante volte. I said this many Vivere times. nella divina volontà To live in the divine will, non è fare la volontà di Dio. it is not just doing the will of God. La volontà di Dio la fanno tutti quanti. All do the will of God, many do the will of God, whether wanted or Esatto. permissive will of God. Tutti i santi hanno fatto la volontà di Dio, All the saints anche se have non done, hanno rinunziato alla propria. all the saints have done the will of God, even though they may not have renounced completely their own will. But they have done the will of God. Invece chi vive la volontà di Dio, On the other hand, chi la vive, One come who dice lives Luisa, in the divine will according to the writings of Luisa deve rinunziare liberamente must renounce freely alla propria volontà, his or her own will, in modo che il Signore possa fare di quest'anima in such il a way suo that the Lord capolavoro. can do of this soul his masterpiece. Perché la volontà di Dio è la santità delle santità. In fact, the will of God is the sanctity of sanctities. Sono le anime che faranno i santi. The souls who live in the divine will are the souls who will produce the saints. E sono anime silenziose And they are quiet souls. che nessuno conosce, nessuno sa. Souls that no one knows about them. Vive la divina volontà To live the divine will, to live in the divine will, è un dono specialissimo di Dio is a most special gift from God. che bisogna chiederlo continuamente. And one must ask for it continuously. E bisogna fare un cammino di fede. And one must go through a journey of faith. Ora, se un'anima vive queste condizioni, Now, facilmente il Signore la gratifica o la gratificherà. if a soul lives in and with these dispositions, easily the Lord will grant her what she asks. E tutto deve essere sottoposto
e verificato dall'autorità sacerdotale. And everything must be verified by the priestly authority. Basta così o voglio sentire altro? Is this enough for this question, so important, so general, or would you like me to add something else? C'è una domanda, padre, un attimo che gliela giro. Sì. So I'm new to this, and is the divine will another name of God, or an attribute of God, or one of the particular persons of God? What is C'è una signora che è nuova della divina volontà, quindi non si spaventi della domanda, però si chiede, questa divina volontà è un altro nome di Dio? È un attributo di Dio? È una persona di Dio? Cos'è la divina volontà? Non è un attributo, sono diverse queste cose qui. Ora, la divina volontà, l'ho detto già prima, significa rinunziare alla propria e accettare in sé il vivere, non fare, il vivere la volontà di Dio. Sì, padre. Cioè praticamente la persona umana viene purificata in toto, in tutto. Un momento. E finora soltanto una creatura ha vissuto la divina volontà. Ok. Ed è stata la Vergine Santissima che non ha dato mai spazio alla sua volontà, ma ha sempre vissuto la volontà di Dio. Padre Bucci. Dopo di lei, dopo secoli, il Signore ha scelto un'altra creatura per dare questo dono a tutti quanti, ed è questa Luisa Piccarretta. Padre, una raccomandazione, deve darmi il tempo di tradurre. Adesso tradurrò, c'è bisogno di tempo, di frasi brevi, altrimenti non possiamo. Now I'm going to translate what he says. It said, as I said this before, I think he took the question in a different way. He says, of course it's not a curse, it's not a name of God, it's not an attribute of God, it's not a person of God. Then we'll say what it is. Okay, now I'm going to translate what he added. He just restated what the will of God, living in the divine will, is on the part of creatures. That is, to surrender our own human will so that the divine will can operate in us, not as law, not as disposition, but as life, the very engine that animates our own acts. However, your question was different, what is the divine will of God, the divine will in God, rather than for the creature? What is the divine will for God? The divine will is the life of God. The divine will is the engine, the life that governs the relationship among the three divine persons. So it is by the divine will that the Father generates the Son. It is by the divine will, it is the act of the divine will by which the Son is generated and the Holy Spirit proceeds. So the will of God in God is the life of the Holy Trinity. Now, the will of God in the creature must be our life. Ho tradotto, mi sono permessa, padre, di tradurre e anche di aggiungere qualche altra cosa. È vero, tanto sei esperto sulle cose. E bisogna spiegare a quella signora. It is important to explain to our sister, he says, le tre ere di Dio. The three eras, the three ages. Abbiamo l'era della creazione. Okay, the three fiats too. Then we have the fiat and the era of creation. Dove non c'è stato bisogno di nessuna creatura. And in order to do the creation, God had no need of any creature. He created man from nothing, from the soil of the earth. Col peccato inizia l'era della redenzione, che è il riscatto dell'uomo dal peccato. Because sin was committed, then there was the necessity of the second era, the era of redemption, that is, to redeem men from the state of sin.
E qui c'era bisogno di una creatura che accettasse questo piano di Dio. And therefore, in this case, there was the need of a creature who would accept fully this plan of God, because a creature had sinned. Therefore, a creature was needed to accept this plan of God for humanity. Need to go to the Il Signore scelse una fanciulla di Nazareth chiamata Maria. And our Lord God chose a little girl from Nazareth by the name of Mary. Ora, dopo la redenzione, avvenne la redenzione con Cristo, no? La croce, la sofferenza, l'umanità di Cristo. And then we know Dopo that quest'era è venuta l'era della divina volontà. un attimo, Padre. Then we know that through the acceptance of Mary, the incarnation took place and redemption took place. Then, after redemption, we have this new era, this new fiat, for the establishment of the will of God among creatures. Prego, Padre. Come nel Vecchio Testamento tutti i profeti e i santi aspiravano alla venuta di una creatura che avrebbe collaborato con Dio, See, just as in the Old Testament, the patriarchs and the prophets were asking and praying and longing for the Redeemer and for salvation, dopo Cristo, tutti i santi della Chiesa hanno pregato e hanno implorato da Dio la venuta di un'altra creatura che accettasse la sua volontà in pieno. then in the same way, after the coming of Christ, all the saints of the New Testament, of the saints of the church, whether knowingly or not, have been praying and asking for the will of God to be fully accomplished in them, and for God to fulfill the sanctity, complete sanctity in one creature. So Jesus says in the writings, all the saints have been praying for you, Luisa, have been praying for my sanctity to be fulfilled and completed in you. So all the prayers of the church are addressed and pointed toward the completion of the sanctity of the living in the divine will, which has its prototype in Luisa. Dopo che sono passati i tempi di Dio, il Signore ha scelto un'altra creatura e l'ha scelto da corato. Well, then, Questa the Lord creatura, has chosen this questa fanciulla si chiama Luisa. And this creature that was chosen by God was chosen in this little town in southern Italy, and her name is Luisa Piccarreta. Sono molto belle le parole che il Signore le rivolge. The words that Jesus speaks to Luisa are very beautiful in this sense. He says to her, Il Signore le dice: ho girato e rigirato il mondo, I ho went around the guardato world. tutte le creature. I looked at all creatures, Tutte le creature. Non ho trovato una più piccola e più fragile di te, I did not e la find tua anyone more piccolezza, smaller la tua and fragilità fragile than you are. ha attirato il mio cuore e ti ho scelta. And your weakness, your fragility, attracted my heart, and therefore I chose you. Vuole un'altra cosa sapere? Allora vado con un'altra domanda. Sì. La È rimasta soddisfatta la signora? Yes, sì, la signora è rimasta soddisfatta. La domanda che, the question I'm going to ask to Father Bucci, and it's reinstating another questions that we asked already, but we'll ask him, how is the living in the divine will different from how the saints have lived in the past? Com'è che il vivere nella divina volontà è diverso dal vivere dei santi del passato? I santi hanno fatto la volontà di Dio.
ma non hanno rinunziato alla propria. The saints have Si sono not, sottomessi alla volontà dei superiori, della Chiesa, but have ma not e non hanno, però renounced la their loro own. volontà era integra, non la cedevano. They acted, the engine that produced their own acts was their human will. So they acted by human virtues. So I'll continue. While in the living in the divine will, the engine that animates our acts as we surrender our human will to God is the divine will. Therefore, divine acts are produced not by our own merit, but by virtue of the divine will operating in the creature as life. So it is a divine. L'esempio lo possiamo avere da Padre Pio. An example we can have it from Padre Pio. Padre Pio si è sottomesso alla volontà della Chiesa, For example. all'ubbidienza dei superiori, ma non ha ceduto alle cose ingiuste quando gli volevano togliere i soldi. Dire no, voi non potete fare questo. Okay. Padre Pio E dunque la sua surrendered to the volontà church. rimaneva libera e anche potente e forte. Okay. Padre Pio surrendered he was always obedient to his superiors, but he did keep his human will. So he acted by his own human will and by the virtues of his own human will. E così tutti i santi. Hai detto? Yes, sì, va bene. Tutti i santi hanno questa linea. Luisa si assomiglia un poco, proprio ma lontanamente, a Santa Veronica Giuliani, soltanto come mistica, Okay. ma per il resto è nuova. Father says that Luisa is new in the church. There can be some similarities with Saint Veronica Giuliani. I'm not familiar with her, but Luisa is Dunque Luisa in non si può paragonare ad altri mistici. Se si fa questo si cade in errore. So Luisa cannot be compared to other mystics. If one does this, it's a mistake, because Luisa is completely new. Ok, padre, allora le chiederò la terza domanda sulla lista, va bene? I'll proceed with the third question. Un'altra domanda. Sì, facciamo. Sono contenti delle risposte? Sì. Okay, the third question that Father Salso gave me here to ask is, how does one pray the round in the divine will? Come si pregano i giri nella divina volontà? I giri, i santi giri. Praticamente uno vive i giri della divina volontà pensando ogni che si prega e lo trova e si innalza a lui. Dei giri l'uomo può pensare ai sacramenti, per esempio, no? Pensa ai doni dei sacramenti della grazia di Dio e con questi doni si eleva a Dio, ma non con la sua forza, ma con la stessa volontà di Dio. Sì. Il Signore ha dato questo dono e Dio questo dono lo rilancia verso di te. Okay, Father is saying that in the will of God, as we enter the will of God, we find in this new environment God with all the acts that God does. And these acts are outside of time and space. Indeed, we even find time and space as creatures of God. And so then, as we are in the midst of these acts, we go around all these acts as little gifts that we take and we make our own, and we can place our I love you, we can adore and honor as we did today so many times and last night. So going around in the acts of the divine will is precisely to, first of all, enter the divine will and then be in the presence of all the acts of the divine will, past, present, and future. It is as if, let's imagine that this large room is the divine will, ideally. And every molecule of air, every molecule of air
is an act of the divine will. So one molecule is the conception of Our Lady. Another one is the incarnation of the Word. Then we find the creation of the Son. Then we find Jesus preaching the Sermon on the Mount. Then we found a flower, the creation of a flower. All the acts, whether in creation, redemption, sanctification, the institution of the sacraments, all the order of grace, all the graces of the Holy Spirit. So being inside the room, we cannot help but breathing all these molecules, breathing all these acts, therefore possessing them. And we make them our own. They become part of our life, and we breathe them out. We give them back to the divine will. Jesus says there's no other way of praying in the divine will other than going around in the acts of the divine will. Holy Mass is the most perfect round in the divine will. It is to enter the incarnation, the preaching, the passion, the sacrifice, death, and resurrection of our Lord, to participate or assist at Holy Mass, but to live the life of Christ within us. The Holy Rosary is a most wonderful round of the divine will, because with the help of our Mother, bead by bead, we enter all the acts, the joyful, the sorrowful. We can even we can pray the acts of creation. We can multiply our rosary in many different ways. So that's what the Father is saying. By the gift of God, we are called to participate in all the acts of the divine will. And plays are, I love you, I honor you, I adore you, I recognize you. And the more we do that, the more they come alive within us. And the more they become our acts in our life. Praticamente significa lodare Dio con le stesse sue doti, con le sue stesse virtù, con la sua potenza, con la sua luce, con la sua grazia. Ora tutto rilanciare, meditare, guardarle nello splendore della creazione stessa di Dio e proiettarlo verso di Lui come dono granitissimo a Dio. Gesù ha detto questo. È un altro. It is to praise God and to love God with His own qualities, with His own love, with His own power, with His own beauty, with His own light. So to say, I love you, God, in the sky represents for us the immensity of God. So to adore and to honor God with His own immensity. The will of God is an act called the sky, and that sky is the immensity of God. So as we love God in the sky, we give back to Him His own immensity. That would be the example that Father gives us. Gesù diceva questo. Jesus said this. Io racchiudevo nella mia mente, I enclosed nella mia within my vita, mind, nel mio lavoro, in my work, tutto ciò che c'aveva l'uomo, la mente, le fatiche, il lavoro dell'uomo, li santificavo e li proiettavo verso Dio. Yes. E Dio li accettava perché era il figlio che li perdonava. Sì, un attimo ve lo traduco. Dice Gesù stesso, Jesus himself did a continuous round toward the Father. So basically, Jesus himself went around all creatures and divinized and sanctified all the acts of creatures. So he constituted himself, as he said in the writings, breath for each breath of creature, love for each love of creature, work for each work of creatures. And in that doing so, he gave to the Father the love, the adoration, the recognition, the thanksgiving on the part of each creature. So that's the activity of the humanity of Christ. Ora, la divina volontà, che vive in giri di questa divina volontà, consiste in questo, di racchiudere in sé tutto il creato, tutta la bellezza di Dio, tutte le verità espresse, tutte le dottrine della Chiesa, santificarle con la stessa santificazione di Dio e proiettarle verso di Lui. Hence, Father says that going around and doing the rounds in the divine will means to enclose within us the whole of creation, all the acts of redemption, all the acts of sanctification, make them our own and give them back to God, return all these acts of God to God with His own glory. And that would be a perfect requital toward God from the creature.
Bene. Sono soddisfatti di questa spiegazione o un'altra ancora? No, Ma credo che basta, altrimenti poi troppe cose. Father is asking whether we can move to another question. Adesso le chiedo un'altra cosa, padre. Sì. Però questa gliel'abbiamo già chiesta. Is Luisa Piccarreta different from the saints according to Jesus? Luisa è differente dagli altri santi secondo Gesù? Beh, differente. La santità non si differisce da nessuno, lì. È unica. Yes. Jesus says Luisa is unique. It's not only different, he's unique. And I think we already touched upon this. Luisa ha vissuta la santità come dono supremo di Dio e che giorno per giorno lo rilanciava verso di Lui. Luisa è la vittima della divina volontà, colei che si dona completamente, totalmente, era tutta di Dio, tutta di Dio. So Luisa, Non c'era nulla in lei che potesse sfuggire alla volontà di Dio. sì. Il suo corpo, la sua vita, le sue parole, i suoi gesti, tutto era di Dio che lei rilanciava verso Dio. Sì. Luisa belonged completely to God. She didn't keep anything for herself. The whole of her life was of God. So she surrendered completely to Him, and her life was a continuous gift that she received from God and through the intercession of Luisa for the grace of healing when he was sick before he passed away. So he had understood the greatness of Luisa, of the mission of Luisa, and of the writings of Luisa. Abbiamo ancora, credo, 7 minuti prima che noi dobbiamo prepararci per la Santa Messa. Allora faccio un'altra domanda di quelle che ho preparato con una raccomandazione, padre. Frasi corte, così ho la possibilità di tradurle. I'm gonna ask. Io poi devo esprimere il mio pensiero, non faccio ad esprimerlo a singhiozzo, insomma. Sì, per la traduzione deve essere così. Allora, we're gonna ask another question, and the question is listed, and it says, why is it important that priests teach the divine will? Perché è importante che i sacerdoti insegnino la divina volontà? Beh, più che insegnare la divina volontà, è il custode della divina volontà. Father says, more than the teacher of the divine will, the priest is the custodian of the divine will. Perché il Signore ha dato ai sacerdoti la facoltà della verifica. Because Jesus gave to priests the faculty, the authority to verify the truths. E gli aveva detto a Luisa di essere sempre sottomesso alla loro autorità sacerdotale, perché sono la sua continuazione del sacerdozio nel mondo. And Jesus wanted Luisa to be always submitted to priestly authority because they are the continuation of Jesus' priesthood in the world. Poi disse che il dono dato è così grande ed importante che aveva bisogno di una continua custodia, e questa custodia la dovevano esercitare i sacerdoti. Then he said that the gift he was giving to Luisa and to humanity through Luisa was so great that it needed custody and protection, and this was to be provided by the priests, who were the priest was supposed to be the custodian of the writings. In fact, Luisa had ordinary confessors, one after the other, named by bishops, were the custodians of the writings and of the truths that Jesus was giving to Luisa. Dunque Luisa, fino all'ultimo istante della sua vita, è vissuta sotto l'autorità sacerdotale ed è morta tra le braccia di un sacerdote.
Up il to the suo last ultimo moment professore. of her life, Luisa always lived in obedience to priestly authority, and she died in the arms of her last confessor, Padre Benedetto Calvi. Ora, questa è Luisa. Luisa è una donna cattolica, sottomessa all'autorità della Chiesa, ora, e tutto ciò che lei ha scritto e ha detto devono essere interpretati alla luce del Vangelo e del Magistero della Chiesa, e non uscire mai da questi binari. Chi esce da questi binari certamente sbaglia, erra, non è più Luisa, capito? Non è più volontà di Dio. Stressing that Luisa is a daughter of the Catholic Church, has always been submitted to the authority of the Catholic Church, to priests, and everything that she says and everything that is written in the writings must be seen in light of the truths of the gospel of the magisterium of the church. And anyone who goes out of these boundaries is definitely committing an error, mistake. We can ask another question. Maybe we have 4 minutes. Let's see. How do we bring unity in the divine will? La domanda è questa qui, Padre. Come possiamo essere promotori di unità nella divina volontà? Con la preghiera. Bisogna cercarla nella preghiera l'unità. First of all, Father says, unity must be sought of through prayer, by prayer. Perché noi abbiamo i movimenti che si ispirano alla divina volontà, ma non solo quante anime vivono la divina volontà. Io finora ne ho conosciuto 2 soltanto, cioè Luisa e Gerusalemme, delle altre non ne ho conosciute. Father says, because there's many movements that are inspired by the doctrine of the living in the divine will, but who knows if there are souls who live in the divine will. Father says, up until now I have known 2, Luisa and Aunt Rosaria, his aunt, who was the caretaker, the assistant of Luisa. È necessario un cammino di fede. It is necessary to undergo and to follow a profound journey of faith. Vissuta nella umiltà, nella preghiera e nella sottomissione all'autorità della Chiesa. In prayer and in obedience, submission to the authority of the Church. Grazie. Dunque i gruppi devono vivere questa entità, questo cammino, e poi il Signore farà il resto. So then the groups, as the one that is gathered here today, must live with these dispositions, this aspiration, and then the Lord will do the rest. È certo che il Signore vuole questo cammino. It is true and it's certain that the Lord wants this path, this journey to be followed by souls. I frutti li coglierà lui stesso. He himself will reap the fruits. Grazie, Padre. E allora che c'è adesso? Should we continue with another question? I don't know if Father is here, or should we stop for... We better get going? Ok. La ringraziamo, Padre, tantissimo. Noi ci prepariamo alla Santa Messa. Pregate per me. Certamente. E ci vediamo. Should we say when we're gonna meet him again? Tonight at Our time? 2 o'clock his time, 8 p.m. Ok. Padre, il prossimo appuntamento, se lei è disponibile, con lo Skype in questa stessa maniera, dovrebbe essere alle 8 di sera di Corato. È possibile? Marina, noi avevamo concordato, we agreed also with Father Celso for 3 appointments via Skype, but if you agree, we may do 2 appointments. The first one is this, and the second one
for tomorrow at 8 p.m. Italian time, okay? Okay, did you hear that? The original schedule was for 3 talks. He's saying that if you agree, he would like to do 2, one today and the next one tomorrow. A che ora? Ora italiana domani? At 8 p.m. is okay? 8, che sarebbero 5 ore in meno, quindi alle 3 del pomeriggio. Ok. If you want, if you prefer, we may change. We may anticipate or participate the appointment. It's not a problem for us. No, va benissimo. The only thing is that tomorrow at 7 p.m. We have to pray. Abbiamo la messa alle 7 domani pomeriggio, quindi dalle 7 alle 8 abbiamo la messa e poi dopo le 8 ci possiamo sentire via Skype, anche magari allungando l'appuntamento possiamo farlo di un'ora. Oggi? Stasera? No, domani. Questa sera non vedete più niente? Marina? Sì, padre. Allora mi dice padre Celso che domani alle vostre 8 di sera non è possibile perché noi non saremo qui, il ritiro finisce. Quindi sarebbe meglio farlo oggi. Oppure domani però molto prima. Capito voi che ora? Ok, a che ora preferite, Marina? Un attimo che guardo. Io questa sera non più No. Se vuoi possiamo pure organizzare. The ideal schedule for tomorrow would be 2 p.m. your time. Ok. 2 del pomeriggio. 2 p.m. our time is so bit difficult for us, but maybe 3 p.m. Italian time. Is that okay for you? A quell'ora c'è la messa e quindi il padre dice che è difficile per noi. Marina, questa sera c'è più niente? Sì, allora se domani non è possibile si può fare questa sera. Questa sera alle 8 di sera vostre. Ok. Alle 8 di questa sera? Esatto. E poi magari possiamo fare domani mattina per le 12 ore italiane un saluto, però temo che sia troppo presto per voi le 12 ore italiane domani. Sì, è troppo presto. Allora restiamo alle 8 di sera vostre stasera, ok? Ok, perfetto. Alle 8 di sera nostra. Ok, perfetto, ci sentiamo dopo allora. Grazie. E ci salutiamo, eh? Grazie padre, he sends his greetings to all of you and Marina però alla esame che l'ha fatto bastonato in testa della traduzione.